Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, come sempre siamo di nuovo nel covo, a casa, no, il covo fa brutto, dai, del Balla, di Marco Ballarani che mi ospita anche oggi. Ci siamo visti al volo per farmi provare il Dexibel Vivo S1, che io avevo già provato in realtà, avevo provato in vari negozi. Ora chiaramente come sempre il Balla è lì dietro che che mi dà una mano e mi ha spiegato un po' di cose. Io in realtà non è che ci sia molto da spiegare, è uno stage piano, quindi ha al suo interno per lo più piani elettrici, soprattutto questo perché il Balla ha messo dentro i Platinum, i nuovi campionamenti che sono sul sito di Dexibel e ha preferito, diciamo, settare la macchina in modo che ci fossero per lo più pianoforti, piani elettrici, CP, clavinet e cose di questo tipo. Ha, diciamo così, sacrificato alcuni dei suoni che erano all'interno per favorire questo tipo di categoria. Ora, quello che avete sentito è l'upright. In realtà questo upright, correggimi se sbaglio, è quello stabile, cioè se uno la compra lo trova dentro, giusto? Mentre i Platinum che mi hai fatto sentire sono quelli che hai scaricato dal sito Japan Platinum, che è quello che lui mi diceva preferire e che, se non ricordo male, devo aver provato anche nell'S7 Pro. Scusate, vi lascio il link qua sopra per andare a vedere il video di quello. E... Ecco, questa è la solita cosa che faccio sempre più o meno, questa specie di piccola introduzione, un po' retro. La faccio sempre perché, vabbè, un po' perché avendola nelle mani riconosco anche come mi trovo con la tastiera, qual è il rapporto con lo strumento. E questo per mascherare il fatto che è una delle poche cose che mi vengono a volo. Comunque, insomma, a parte questa digressione, diciamo, c'è da dire che Marco me l'ha presentato fondamentalmente per l'utilizzo che ne fa. Parlo di lui perché è lui che l'ha preso per una esigenza ben precisa, cioè questo è uno strumento che come vedete è minuscolo, piccolissimo, portabilissimo e lui lo utilizzava sopra al clone Hammond o l'Hammond quando c'era quello vero, perché è comodissimo da appoggiare dappertutto e avere, se uno ha bisogno di un piano velocemente, diciamo, ce l'ha a disposizione. Questo lo dico perché effettivamente poi tutta questa questione chiaramente innesca un meccanismo anche di costruzione che è quello della tastiera per renderlo leggero,
che è la cosa alla quale bisogna fare in realtà l'abitudine quando si mettono le mani su questo strumento. Nel senso che io mi ricordo anche in negozio, la prima volta che l'ho provato ho pensato con questa tastiera non potrei fare qualunque cosa, insomma. Ed effettivamente bisogna farci l'abitudine. Devo dire che dopo un po' si comincia a trovare la pronuncia e l'accento, quindi non è, soprattutto con i piani elettrici, si trova facilmente un accrocchio. Clavinet sembra perfetta, cioè nel senso che diciamo che al suo mondo bisogna girarci intorno, ecco. Chiaramente però, insomma, è la funzionalità della cosa che conta. Prima di entrare nella questione del menu, vi faccio ascoltare un pochino questo qui per le caratteristiche un po' più profonde, diciamo. Ecco, sentite. Ecco, io poi quando farò il mastering cercherò di tenerlo a livello per farvi sentire che è raro che un campione abbia questi pianissimo, che sono veramente pianissimo nel vero senso della parola. Ecco, sentite che ci sono dei momenti in cui la sensazione è di essere di fronte a un piano. Da questo punto di vista devo dire che Decibel è abbastanza imbarazzante da questo punto di vista, è veramente imbarazzante nel senso buono, cioè nel senso che questa sentite anche le risonanze come che se ne vanno in modo abbastanza molto naturale, no? Anche il rapporto col pedale è particolare, va provato, vi consiglio di farci un giro. Ecco, se avete bisogno di questo tipo di formato, diciamo, perché questo è un formato veramente un po' particolare. Questo ha delle funzioni, ho visto dei video, già delle funzioni. Avevo visto un video dove c'era un tizio che aveva il damper virtuale, insomma, chiaramente se vi interessa un pianoforte con una struttura e soprattutto una keyboard che sia adeguata, ci sono i modelli, ce ne sono tanti di Decibel, di modelli adeguati alle vostre esigenze. Questa è una cosa super portatile, super leggera per esigenze ben precise. Bisogna un po' entrarci dentro. Ecco, quello che ho provato prima, la Pride, che mi ha fatto provare Marco, perché mi diceva che a lui è capitato di suonarlo spesso e esce bene, si sente sempre, buca, e questa è una cosa che, come sapete, l'efficacia, diciamo sempre, è importantissima. Questo mi sembra bello proprio registrandolo. Ecco, come vedete, per esempio, già sto trovando un pochino un legame dinamico con la tastiera, ci vuole un po'. Il consiglio che vi do di non provarla e fermarvi subito, no, non ce la faccio, nel senso che con le curve dinamiche si può intervenire in modo serio e magari trovare il modo di avere il proprio rapporto. Questo è il Japan Grand che lui ha messo al posto di qualsiasi altro pianoforte gran piano, quindi che effettivamente accontenta un po' tutto. Ecco, sentite come si muove, è molto vivo. Fa ridere, dicevo che ci è venuto a ridere mentre lo dicevo, nel senso che volevo dire vivo veramente, poi ho detto si chiama vivo, faccio la figura del pirla, però tanto ormai voglio dire. Però tornando a noi, questo mi piace, tornerei ai piani elettrici, ho fatto il video all'inizio con il piano elettrico perché tutti lo fanno col pianoforte perché Decibel è il pianoforte, però in realtà
quel piano elettrico di prima, che adesso ritroverò in qualche modo, cambio la curva dinamica perché, ecco, questa è una cosa un po'... Bisogna farci l'abitudine. Ogni suono ha un po' la sua risposta. È un po' il compromesso che nasce da questa tastiera qui. Questo col tremolo. Pan. Beh, insomma, anche qui suona bene. Lui ha fatto un po' di... non so se sono... questo è con l'overdrive. È bello cattivo. È belli, sono belli, cioè secondo me anche gli effetti, devo dire, sono assolutamente verosimili. Torno a dire, lentamente si entra in contatto. Chiaramente è più facile con questo, con un Wurlitzer, sicuramente c'è un rapporto più naturale. Poi ci sono anche degli Hammond, ma quelli sono un po' di servizio. Un po' di servizio, non è la macchina adatta a queste cose. Ora ci sono strings. Suoni orchestrali. Adesso io non so quanto pesi questa, io credo così, meno di 10 kg e fa tante cose. Poi ci sono questi piani elettrici un po' più campanellosi. Poi c'è il Wurlitzer. Assolutamente validi tutti anche questi, eh. Comunque questo Vivo Upright, che è quello che abbiamo sentito all'inizio, ha questa forza nella nota. È interessante e poi, come abbiamo detto, e poi sicuramente questo Japan che è veramente grasso, eh. Questo devo dire mi piace molto. Raramente trovo negli stage piano dei pianoforte così completo in tutte le sue... Certo, poi ha il suo suono, chiaramente, nel senso che tutti i campionamenti hanno una caratteristica. Però anche i difetti, diciamo, chiamiamoli difetti, in realtà sono i dettagli. Come dicevo anche nell'altro video, non sono mai troppo evidenti, non invadono il suono. Il suono è lì e
suono è presente, arriva per primo e il dettaglio è importante perché aiuta, questo registrato, cioè, sembra vero, molto bello. Poi c'è il che Marco mi sta sponsorizzando con veemenza, c'è il CP. Devo dire molto bello. Eccolo qua. Così è pulito totalmente. Bello. Molto bello, molto bello. Molto bello anche questo. Beh, sì, avevi ragione, cioè nel senso che ha un... viene voglia di suonarlo, insomma. C'è questo synth lead. Vabbè, insomma, comunque tutta roba che può essere utile anche questa, voglio dire. Poi tornando ai suoni, diciamo così, ci sono chiaramente i clavinet. Bello. Sono tutti belli, sono anche molto veraci. Sono belli veraci, sì. E il piano elettrico di prima. Che... Ecco, questo c'ha una forza particolare, perché in qualunque... Adesso non ricordo più quale ho usato come curva dinamica e tutto, ma immediatamente viene voglia di suonare, quindi questo qui è molto forte. E devo dire, questa versione del Vivo con questo piano elettrico assume un'altra dimensione, cioè nel senso, se vi abituate a questa tastiera, a pronunciare con questa tastiera, che ci vuole secondo me solamente un po' di tempo, allora comincia a diventare, con questo suono di piano elettrico, gli effetti sono belli, comincia a diventare un po' un Rhodes portatile. Poi Marco mi diceva che insomma funziona, nel senso che si fa sentire, quindi questo già aggiusta il 90% dei problemi. Però chiaramente voglio dire, è anche vero che prima abbiamo avuto l'opportunità di... Scusate, ma devo fare... devo trovare l'altro suono. Lui mi ha detto che ci sono le categorie e tutto, ma poi alla fine mi sono abituato così. C'è anche...
diciamo che una cosa importante, una sensazione che ho quando suono, adesso mi sta capitando con questo, probabilmente succede in tutti i modelli di Decibel, succede una cosa che raramente succede con gli stage piano. Poi chiudo, ma questa cosa è importante. Quando si suona un pianoforte vero, a volte quando si fanno cose un po' complesse, o si finisce per anche improvvisando per buttarsi in situazioni un po', diciamo, paradossali dal punto di vista armonico, in basso magari, piuttosto che non so come descrivere. Il pianoforte vero tende a, proprio per quello che succede all'armonica internamente, non a nascondere, ma ad accontentare quello che succede di strano e farlo diventare comunque piacevole all'orecchio umano. È anche quello che succede proprio all'interno del piano dal punto di vista fisico del suono e del movimento delle corde. E succede quella cosa dove ogni tanto magari si pesta una rana. Se si pesta sul piano digitale, non si può sentire. Sul pianoforte fa un altro effetto, sempre nei limiti della decenza, ma fa un altro effetto. Qui se io gioco. Ecco, sentite, questo passaggio si bemolle sol, ho provato proprio a cambiare mondo armonico radicalmente e non so come dire, almeno questa è la mia sensazione, nonostante sia chiaramente un po' disturbante, no? Un po' spiacevole musicalmente, ma comunque è andato via in un modo, mi è passato in un modo un po' più organico, più naturale. Questa cosa qui, secondo me, è un po' magica, interessante. Non ci avevo fatto caso e non so da cosa dipenda. Magari è un caso, è questo campione che insomma in qualche modo. Oppure c'è un'idea dietro questa cosa. Non ne ho idea. Non ho idea. Se ho idea, ho detto idea 7 volte. Comunque, penso di aver più o meno detto tutto quello che mi interessava dire. E io vi ringrazio, vi saluto. Ringrazio Marco che come sempre è gentilissimo nei miei confronti, mi permette di provare i suoi strumenti, di fare questi video a casa sua, qui in questo mondo meraviglioso pieno di tastiere. E se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella se volete notizie quando faccio qualcosa. Spero sia stato utile e possa avervi illustrato in qualche modo questo prodotto. Vi mando un abbraccio, vi saluto anche da parte di Marco che adesso è andato a telefonare. Ciao a tutti, ci vediamo presto. Ciao ciao.